Presentata nel 2016 al Salone di Los Angeles, la Jeep Compass è stata una vettura estremamente apprezzata dal mercato europeo e italiano nel corso del 2017 e anche il 2018 è partito alla grande per questa SUV di segmento C che ricorda molto nelle forme la Grand Cherokee e le porta all'interno di un segmento davvero molto combattuto, all'interno del quale ci sono Hyundai Tucson, Nissan Qashqai e tantissime altre proposte. Una vettura lunga 4,39 m, 2,64 m di passo, è stata sviluppata sulla piattaforma Small Wide di FCA, quindi è una vettura che condivide molto con altre vetture del gruppo, si rifà alla sorella maggiore, in particolar modo nello sviluppo del gruppo ottico, lo vedete con la firma luminosa a LED nella parte bassa, peccato per il faro allo xeno, ma soprattutto per questa mega calandra con 7 elementi tipica di Jeep. Mi piace molto anche la parte bassa con questa finitura cromata, la retina simil nido d'ape, poi qui nella zona laterale il faro fendinebbia che viene incassato all'interno del passaruota proprio per dare un'idea di maggior forza, di maggior sportività, alla stregua di questa finitura in plastica non verniciata che gira tutto attorno al passaruota, girato una passaruota non seguendo il profilo rotondo ovviamente della ruota, ma tipicamente Jeep, lo vedete molto squadrato, e questo va anche a dare un look molto aggressivo, un look tipicamente americano, un look che permette di contenere all'interno un cerchio da 18 pollici gommato 255-55, pinza monopistoncino disco, direi di generosa dimensione. Una delle cose che si nota è che nella parte bassa c'è un movimento, lo vedete, della minigonna, questo per dare un'idea di maggior dinamismo alla fiancata, per dare una maggiore idea di movimento, ma soprattutto di leggerezza, che viene donata anche dalla presenza di un tetto in colore contrasto rispetto a quello della carrozzeria, però come vedete armonizzato dalla presenza di questa cromatura che corre tutto attorno ai finestrini per poi arrivare anche sotto all'1.8. La zona posteriore, anche questa direi di ispirazione Grand Cherokee, con un gruppo ottico che si estende all'interno del portellone, lo vedete anche qui, firma luminosa LED che riprende un po' il concetto visto davanti. Direi ampio angolo d'uscita, scarico lì nella zona destra, non c'è nulla di sportivo, direi che è molto più orientato invece verso il mondo dell'off-road. Vi faccio vedere anche come è fatto il bagagliaio ad apertura elettroattuata, 438 litri di vano utile, il piano può essere posizionato anche più in alto, questo per andare a limitare la soglia di carico. Direi che per quanto riguarda l'essere macchina americana si nota dalla presenza del frazionamento 60-40, per fortuna che poi in FCA hanno pensato di aggiungere anche l'abbattimento della zona centrale, questo torna utile con gli sci, presa di corrente 12 volte, quindi nella zona posteriore, e poi subwoofer Beats audio. Andiamo a richiudere il portellone, tipico rumore delle Jeep, se conoscete anche di Chrysler, se conoscete queste vetture. Vi faccio vedere come è fatta dentro. Bello il materiale di rivestimento della parte alta, bella la cucitura a contrasto della pelle, c'è la possibilità di andare a memorizzare 2 posizioni del sedile. Il pannello porta non è esaltante per quanto riguarda il design, ma come interni questa vettura direi che è stata sviluppata con un occhio di riguardo anche per il mercato americano, quindi il sedile è piuttosto largo, le sponde le vedete sono piuttosto basse nella parte bassa, un pochino più gonfie nella parte alta, il logo Jeep in rilievo, e soprattutto questo sedile è capace di essere ventilato e riscaldato in base ovviamente alle vostre necessità. È molto comodo, sicuramente bello avere soprattutto la ventilazione con il sedile in pelle. Le linee convergono tutte verso il centro, questo serve per dare un'idea di maggiore altezza della vettura, quindi anche intrinsecamente capacità fuoristradistiche. Un interno che è stato pensato per ospitare al centro questo display del sistema multimediale, un sistema multimediale che è molto completo perché ospita ovviamente radio, media, clima. Il climatizzatore in realtà è sdoppiato perché troviamo i comandi principali qui nella parte bassa in una plancetta, e poi vedete ad esempio queste funzioni come il riscaldamento del sedile o la ventilazione o addirittura anche il riscaldamento del volante si trovano all'interno del display. Ovviamente c'è la navigazione, c'è la possibilità di andare a integrare Apple CarPlay. Nella parte bassa troviamo anche la disattivazione e l'attivazione dei vari sistemi di guida come lane assist, si può spegnere lo schermo, si può disattivare ovviamente il volume della radio, si possono accendere o spegnere i sensori di parcheggio, in più si può attivare anche la funzione di parcheggio automatico. C'è la possibilità anche qui di andare a regolare quelle che sono il sistema, quello che è il sistema di trazione integrale auto, snow, sand e mud. C'è anche la presa di corrente e la presa USB. Qui al centro troviamo un piccolo svuotatasche e anche qui un porta lattine. Sinceramente un vano raffreddato me lo sarei aspettato. Vi faccio vedere anche come è
fatta la strumentazione con il doppio quadrante analogico per quanto riguarda contagiri e tachimetro, mentre per quanto riguarda la zona centrale troviamo un computer di bordo all'interno del quale si sviluppano le varie funzioni di controllo appunto delle varie componenti, e soprattutto direi anche l'attivazione dei vari sistemi computer di bordo per quanto riguarda il consumo eccetera eccetera. Direi un sistema abbastanza completo, dialoga ovviamente con il display centrale, comunque il display centrale che rimane l'anima di tutto il sistema multimediale della vettura. Non c'è l'head-up display, ma direi che non è nemmeno utile in una vettura di questo segmento, non sono molte a proporlo, e francamente comunque la parte multimediale di questa Jeep Compass è abbastanza ben fatta per essere una vettura appunto che mira da un lato alle segmento C generaliste, ma anche premium, visto e considerato che il brand Jeep è assolutamente uno dei migliori brand per quanto riguarda questa tipologia di vetture. Si sta dietro 2,64 m di passo, quindi un passo abbastanza lungo. Dietro, sedile regolato sulla mia posizione, c'è dello spazio per le gambe, c'è la possibilità di andare a ricaricare il vostro computer ad esempio con la presa a 220 volt, c'è una presa USB e poi ci sono due bocchette dell'aria. Il tunnel centrale non è molto gonfio, lo vedete, questo permette anche al quinto passeggero di vivere meglio. Direi che è arrivato il momento di provarla su strada questa Jeep Compass per vedere come va. Andiamo! Ed eccoci al volante della nostra Jeep Compass 2000 turbo diesel, 140 cavalli, cambio automatico a 9 rapporti, trazione integrale. Direi che sopra questo powertrain c'è solamente quello da 170 cavalli. Turbo diesel, ovviamente sotto c'è il 1600, sempre turbo diesel da 120 cavalli. Quella è un'unità dedicata a chi non cerca prestazioni, a chi cerca bassi consumi, a chi non ha bisogno di grandi prestazioni ma soprattutto non necessita della trazione integrale. Direi la stragrande maggioranza rientra un po' all'interno di questa tipologia di utenza. Questo invece è un motore dedicato a chi magari si muove spesso in famiglia, a chi frequenta molto la montagna, a chi ad esempio viaggia spesso a pieno carico. Quindi un motore che ha una sfruttabilità decisamente più ampia, tanto che sfrutta benissimo il cambio a 9 rapporti. La nona marcia ad esempio a 130 km/h permette a questo motore di girare appena a 2000 giri, quindi un motore che gira molto basso, a tutto vantaggio del comfort di bordo. Si sente pochissimo il motore all'interno dell'abitacolo, si sente di più il rotolamento degli pneumatici, non si sente particolarmente il fruscio aerodinamico, quindi direi che è una vettura adatta per un utilizzo anche autostradale, anche in famiglia, anche in fuoristrada, grazie alla capacità di questa trazione integrale, ma lo vedremo dopo, di andare ad adattarsi a diversi fondi, snow, sand e mud, grazie anche alla presenza delle 9 marce. La prima sostanzialmente è una primina, è quasi come se avesse le ridotte, mentre gli altri 8 rapporti sono pensati più per un utilizzo stradale, autostradale o comunque fuori porta. Si domina bene la strada, si ha una posizione di guida piuttosto rialzata, peccato per la tre quarti posteriore perché bisogna lavorare molto con la telecamera di parcheggio per parcheggiare nella migliore delle maniere. Comunque devo dire che la qualità della vita a bordo all'interno di questa vettura è davvero di alto livello, fatta eccezione appunto per questo dettaglio della retromarcia che, come vi ripeto, è compensato dalla presenza della telecamera di parcheggio e dei sensori. All'interno di questa Jeep Compass si sta davvero molto bene. Bella la presenza di tanti tasti, è vero, magari un po' démodé perché oggi va di moda mettere tutto all'interno del display, però per ogni funzione c'è un tasto, e questa è una cosa che forse semplifica il rapporto tra il pilota e la sua vettura, ed è un aspetto che diciamo è tendenzialmente americano come approccio, come del resto è americano il brand Jeep e del resto è anche americana la clientela a cui il brand Jeep si rivolge, oltre ovviamente a quella europea. È un brand di grande successo proprio per questa capacità di combinare semplicità con grande funzionalità. È un brand che ha saputo mettere un piede nel mondo delle sport utility, direi nella migliore delle maniere, prima con Renegade, poi con anche ovviamente Grand Cherokee e Cherokee, ma oggi lo fa anche con questa Compass, andando a fornire al mercato una risposta all'interno del segmento C-SUV che appunto offre comfort di bordo e grande versatilità. Direi però che è arrivato il momento di uscire dall'autostrada per vedere come si comporta anche tra le curve. Usciamo dall'autostrada, andiamo in ambientazione decisamente più guidata, una bella collina, 7 litri ogni 100 km, consumo rilevato
fino a questo momento. Andiamo a vedere come si guida. Ovviamente non è una vettura sportiva, non nasce per esserlo, la prestazione è sicuramente a livello dei 140 cavalli che riesce ad esprimere questo motore. Direi che si controlla abbastanza bene in curva, ha una dinamica di guida sicuramente neutra, sicuramente sincera, non è sovrasterzante, leggermente sottosterzante, è una vettura appunto pensata più per motivazioni di comfort in termini di assetto che in termini di sportività. È proprio pensata per essere goduta tutti i giorni con la famiglia nel massimo della sicurezza, quindi una Compass che guarda di buon occhio l'utilizzo in famiglia, una Compass che fa dello spazio, della versatilità e della capacità appunto di combinare con sicurezza tutti questi elementi, uno dei suoi elementi chiave. Adesso direi di andare a vedere anche come si guida in fuoristrada, perché mi incuriosisce questa impostazione. Nonostante non siano montate su questa vettura delle gomme M+S, sono curioso di vedere come questa trazione integrale è in grado di cavarsela con un po' di fango, niente di che, però un pochino. Come vedete non è un sentiero particolarmente impegnativo, ma è comunque una strada che presenta qualche buca, qualche sassolino in più, come ad esempio in questo caso, ma soprattutto qualche possibilità di perdere aderenza, e qui magari si mette un pochino alla prova anche la trazione integrale, che riesce a spostare molto velocemente la coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore, assicurando il massimo della trazione nel minor tempo possibile. Non c'è un differenziale meccanico a gestire la ripartizione della coppia tra i due assi, c'è una frizione multidisco. Questo permette alla vettura di essere sostanzialmente trazione anteriore quando andiamo a viaggiare su strade normali in perfetta aderenza, e invece trazione integrale quando in situazioni come queste magari viene richiesto il passaggio della coppia da davanti a dietro. Si tratta di un sistema direi molto rapido, è stato sviluppato dai tecnici di Jeep in modo direi perfetto, perché è veramente molto rapido nel passare da davanti a dietro, e soprattutto dà una grande idea di sicurezza, di grande motricità, nonostante su questo modello siano presenti delle gomme estive. Come vedete la vettura si muove bene, ha buoni angoli d'attacco ed uscita, ha una discreta altezza da terra, e soprattutto dà un'idea di essere in grado di affrontare ovviamente percorsi molto più difficili rispetto a questo, che comunque rimane piuttosto semplice. È una vettura direi assolutamente poliedrica, è qualcosa di pensato per essere perfetto per l'utilizzo quotidiano sulle strade di tutti i giorni, ma anche se vi capita una situazione come questa, di affrontarla senza avere grandi patemi d'animo. Prova terminata. Prima di tornare a fare il bambino cattivo nel bosco con la mia Jeep Compass, vi parlo di prezzi: 25.000 euro l'accesso alla gamma con il motore 1.400 multi-air benzina, trazione anteriore e cambio manuale. Se invece volete una vettura come quella che avete visto nella prova, 37.750 euro, direi full optional, con il motore 2000 turbo diesel da 140 cavalli, la trazione 4x4 e il cambio automatico a 9 rapporti. Si tratta di una vettura ovviamente pensata per essere più on che off, è molto comoda, è molto silenziosa, non è una furia tra le curve, non è stata pensata per quello, ma comunque è una vettura pensata per l'utilizzo in famiglia e per chi percorre tanti chilometri. Per questo che dico che è un motore adatto a questo utilizzo. È sicuramente anche 1.600 turbo diesel, ma non cercate da lui prestazioni, o non compratelo se andate in montagna, perché comunque ci vuole qualcosa in più per spingere i 1.500 kg di questa Compass. Comunque direi che anche in fuoristrada se l'è cavata bene. Ovviamente ci vorrebbero delle gomme M+S per farle dire veramente la sua. Non è ovviamente un vero fuoristrada, ma comunque l'esperienza di Jeep sotto questo punto di vista le ha donato la capacità di essere assolutamente poliedrica. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!